Ben ritrovati a tutti gli amici di Solfatara News. Anche oggi siamo tornati sul campo per documentare, con immagini reali raccolte dai nostri droni, ciò che sta accadendo all'interno della caldera dei Campi Flegrei. Ogni giorno sorvoliamo la fumarola di Pisciarelli e il cratere della Solfatara, perché crediamo che osservare costantemente il territorio sia il modo migliore per comprenderne l'evoluzione e permettere a tutti voi di seguire praticamente in tempo reale i cambiamenti di una delle aree vulcaniche più studiate e sorvegliate del pianeta. Il nostro lavoro consiste nel mostrarvi ciò che vediamo, senza filtri e senza alterare la realtà. Immagini, rilievi, temperature e osservazioni che, confrontate giorno dopo giorno, permettono di capire come il sistema flegreo continui a trasformarsi. E oggi non possiamo iniziare questo monitoraggio senza tornare su quanto accaduto ieri sera. La violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7 ha rappresentato uno degli eventi più intensi mai registrati durante questa lunga fase di bradisismo. Ma ciò che ha colpito maggiormente non è stato soltanto il valore della magnitudo. A fare la differenza è stata la fortissima accelerazione del terreno, che ha provocato sollecitazioni estremamente violente sugli edifici, causando il ferimento di diverse persone e danni diffusi a numerose abitazioni, scuole, strutture pubbliche e private, in gran parte dell'area flegrea. Cosa è stata avvertita distintamente anche in molte zone di Napoli e in diversi comuni della provincia, riportando ancora una volta migliaia di persone in strada nel pieno della serata. In queste ore sono proseguite le verifiche tecniche sugli edifici lesionati, mentre molte famiglie stanno facendo i conti con crepe, crolli di intonaci, controsoffitti ceduti e danni che, in alcuni casi, rendono necessarie ulteriori ispezioni prima di poter rientrare nelle proprie abitazioni. La paura è stata enorme e, come spesso accade in questi casi, la sequenza sismica non si è fermata con la scossa principale. Per tutta la notte, infatti, la terra ha continuato a tremare. Decine e decine di eventi sismici hanno interessato la caldera, ricordando ancora una volta che il fenomeno è tutt'altro che concluso. La popolazione ha vissuto ore di forte tensione, con moltissime persone che hanno preferito restare all'aperto o dormire in auto per timore di nuove scosse. Gli esperti ribadiscono che non è possibile prevedere quando avverrà un terremoto né quale sarà la sua intensità, ma sottolineano che l'attuale fase di sollevamento del suolo continua ad accumulare deformazioni nella crosta terrestre, rendendo possibile il verificarsi di ulteriori eventi anche di forte intensità. Proprio per questo motivo viene ribadita l'importanza di essere preparati a diversi possibili scenari, continuando a monitorare costantemente l'evoluzione della caldera. Ed è proprio per questo che, anche oggi, siamo tornati immediatamente sul territorio. La nostra prima tappa è stata la fumarola di Pisciarelli. Questa mattina la fumarola si presenta con una pressione complessivamente media, mostrando getti di vapore meno sviluppati rispetto a quelli osservati durante la notte. Chi ha seguito la nostra diretta live 24 ore su 24 sul canale YouTube ha potuto assistere praticamente in tempo reale all'aumento della pressione dei getti di vapore durante le ore notturne, proprio mentre la sequenza sismica continuava senza interruzioni. Ancora una volta, la nostra webcam ha documentato minuto dopo minuto ciò che stava accadendo, permettendo a tutti di osservare l'evoluzione della situazione senza perdere neanche un istante. Successivamente abbiamo effettuato la misurazione della temperatura della fumarola di Pisciarelli. Oggi la temperatura rilevata è di 112,8 gradi Celsius. Come sempre, vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con tutte le temperature registrate nei giorni precedenti. Si tratta di valori estremamente elevati che continuano a mantenersi su livelli molto alti e che, almeno al momento, non mostrano una diminuzione significativa. Terminato il monitoraggio di Pisciarelli, ci siamo spostati all'interno del cratere della Solfatara, raggiungendo la fumarola di Boccagrande. Anche qui oggi abbiamo osservato una pressione mediamente contenuta, con emissioni di vapore inferiori rispetto ad alcuni giorni fa, ma comunque ben visibili. È importante ricordare che, con le elevate temperature atmosferiche di questo periodo, il vapore dovrebbe risultare molto meno evidente. Il fatto che continui invece ad essere così facilmente osservabile
conferma la notevole energia termica che caratterizza quest'area. Abbiamo quindi effettuato anche qui la misurazione della temperatura. Oggi la fumarola di Bocca Grande registra una temperatura di 188,8 gradi Celsius. Anche in questo caso vi mostriamo il grafico aggiornato con l'andamento delle ultime rilevazioni, uno strumento fondamentale per confrontare l'evoluzione delle temperature nel tempo e comprendere se il sistema stia mantenendo, aumentando o riducendo la propria attività. Mai come in questo momento riteniamo fondamentale continuare a documentare quotidianamente ciò che accade. I Campi Flegrei stanno attraversando una fase estremamente delicata, caratterizzata da un continuo sollevamento del suolo, da una sismicità persistente e da un'intensa attività idrotermale che richiede la massima attenzione. Il monitoraggio costante del territorio rappresenta uno strumento prezioso per seguire l'evoluzione del fenomeno giorno dopo giorno, sempre facendo riferimento ai dati e alle comunicazioni delle autorità competenti. Noi continueremo ad essere qui ogni singolo giorno, con i nostri droni e con la nostra diretta live attiva 24 ore su 24, per documentare ogni cambiamento della fumarola di Pisciarelli e del cratere della Solfatara. Se apprezzate il nostro lavoro e volete aiutarci a mantenere attivo questo monitoraggio quotidiano, potete sostenere il progetto attraverso il link che trovate in descrizione. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che ci supportano e rendono possibile questo importante servizio di informazione. Grazie per aver seguito anche questo aggiornamento. Se il video vi è stato utile, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale Solfatara News, attivate la campanella per non perdere i prossimi monitoraggi e condividete questo video.